Cari amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nostro nuovo video. Oggi è la puntata numero 5 del nostro corso interattivo di pesca a spinning in mare. Ringrazio e saluto tutti gli amici che sono qui in diretta con noi su Planet Spin Fishing e ringrazio tutti gli amici che vedranno in seguito questa nostra ultima puntata del corso interattivo. Stasera con me sono qui in studio tre amici che hanno seguito il corso di pesca spinning in mare. Li introduco subito sul canale, ve li faccio conoscere in ordine casuale. Gianluigi, benvenuto Ciao, Gianluigi. Rosario, benvenuto Ciao a su Planet tutti. Spin. Ciao Rosario. E Fabio, ciao, buonasera ciao a Fabio. tutti, ciao Luigi. Allora, brevemente in ordine inverso, quindi prima Fabio, poi Rosario e Gianluigi, vi lascio la parola per una piccola presentazione personale. Ecco, brevemente, da quanto tempo peschi e come hai conosciuto Planet Spin, Fabio? Allora ragazzi, io ho iniziato a pescare praticamente all'età di 15 anni a Bolognese praticamente. Poi per un lungo periodo ho lasciato ed è qualche mese che ho conosciuto lo spinning in generale, proprio a partire da Planet Spin, perché mi è apparso qualche video su YouTube, mi sono appassionato, ho cominciato a guardare, ho comprato attrezzatura e adesso mi sto dilettando praticamente e sto ampliando i miei orizzonti in questa disciplina. Hai detto molto bene, Fabio, perché come dico spesso a chi segue i miei video, sia su YouTube che sui canali social, lo spinning è una vera e propria disciplina, perché non è la semplice pescata occasionale che facciamo la domenica, no? Per tanti che vivono questa passione in modo intenso è quasi una disciplina di vita che si applica sia nella pesca che nella vita di tutti i giorni. Io ti ringrazio per queste È tue vero, parole e lascio la parola grazie a a te. Rosario per una piccola presentazione personale. Vai Rosario. Ciao a tutti. Allora, io ho iniziato a pescare che ero piccolissimo, proprio basic. Mio padre mi regalò una piccola canna con il galleggiante, la classica cannettina, e mi divertiva tantissimo. Crescendo ho perso l'abitudine, sono tornato dopo un sacco di anni sul surf casting, che è molto bello, però io ho bisogno di avere quell'azione, quello stimolo, e quindi mi annoiava un po'. E mi sono detto, ma fai che potrei provare lo spinning? E inizialmente ero un poco, non impaurito, però stranito, perché dicevo, ma intorno a me perché non c'è nessuno che fa spinning? Può essere che sono l'unico che ha pensato a sta cosa? E ho scoperto Planet Spinning, perché fondamentalmente ho detto spinning Campania e mi è uscito Luigi. E sono andato in un negozio e ho detto, senti, mi serve una canna da spinning. E ho iniziato così, con i video del canale e i miei tantissimi cappotti. Ti ringrazio Rosario. Sì, allora noi siamo cresciuti sui social, dico noi perché quello che porta avanti è un progetto legato anche a una community. Sul nostro gruppo WhatsApp siamo oltre 170 e siamo in continua crescita e quindi lo dobbiamo soprattutto ai social che ci fanno arrivare davvero in ogni angolo sia d'Italia che del mondo anche, ma lo dobbiamo soprattutto a questo gruppo di appassionati con cui noi ci muoviamo nei nostri raduni. Abbiamo organizzato anche un campionato quest'anno, no? Quindi andiamo in giro per gli spot della Campania e non solo, promuovendo la pesca spinning, ma promuovendo soprattutto questa nostra voglia di condividere la nostra passione per la pesca e per l'amicizia. Ti ringrazio e lascio la parola a Gianluigi. Benvenuto su Planet Spin, Ciao, Gianluigi. grazie. Raccontaci qualcosa. Allora, no, io ho pochissima esperienza, diciamo, di pesca. All'età di 15 anni, diciamo, ho toccato la mia prima canna da pesca perché mio padre, su mia insistenza, diciamo, me ne regola una, ma
non avendo in famiglia nessuno, diciamo, che fosse pescatore, quindi ho subito abbandonato, non ho mai dato seguito. Poi, però, ho sempre avuto questa passione dentro di me, la passione per il mare. E un paio di anni fa ho incontrato un amico, conosciuto un amico che è un pescatore, diciamo, di grande esperienza, che un po' padroneggia un po' tutte le tecniche, e con lui, diciamo, ho cominciato con la bolognese con lui, poi ho fatto un po' di surf casting, e lì ho realizzato, innescando che cos'era? Un cannolicchio, diciamo, su un ho realizzato, ho detto, ma cioè, questa tecnica non fa per me. Sì, è interessante, quella passione, diciamo, interessa tutto, però non fa per me, cioè mi piace qualcosa di più, lo spinning. E quindi ho cominciato, come faccio di solito con tutte, diciamo, le mie passioni, a documentarmi, sono partito prima con YouTube, sono arrivato sul tuo canale, ho cominciato a vedere i primi filmati, ho detto, ma c'ha un accento diciamo, locale, diciamo. E poi ho trovato la community e niente, quindi siamo qui. Quindi Appena ho avuto l'occasione del corso mi sono fiondato, perché chiaramente è un'occasione d'oro. sì, ti ringrazio per la tua testimonianza e quindi ecco, dal vedere i video, attualmente ecco, ci siete anche tutti voi e quindi vi ringrazio e facciamo un saluto a tutti gli altri amici che quest'anno seguono il corso con noi, che siamo arrivati a 40 persone, no? Voi siete, diciamo, i 3 fortunati che hanno avuto tempo e modo in questa serata di mettersi, ecco, davanti alla telecamera e fare anche un po' da testimonianza. Quindi per questo vi ringrazio. Il tema di questa sera, che cerchiamo di sviluppare in questo nostro quinto appuntamento, che è anche l'ultimo dal punto di vista di spinning, di corso di spinning di gruppo, parliamo un po' dell'ultimo esercizio che abbiamo dato come test per valutare la vostra preparazione su quelli che sono anche un po' i temi che abbiamo sviluppato insieme. Inoltre, qui vi do anche qualche indicazione spoiler per quello che verrà prossimamente. Ci sarà l'occasione di continuare questo corso, però visto che si tratta poi di andare incontro a delle esigenze anche un po' soggettive, specifiche, c'è la possibilità di continuare il corso con delle diciamo sessioni di teoria fatte in modo interattivo, quindi tramite il web 1 a 1, quindi saremo io verso chi pratica il corso, e soprattutto daremo maggiore importanza alla parte di pratica in pesca, andando per foci, per scogliere, per porti, cerchiamo insieme diversi predatori utilizzando tutte le tipologie di esche artificiali che comunque abbiamo conosciuto durante le fasi del corso, oppure che abbiamo avuto modo di vedere tramite i video che sono già presenti sul canale YouTube Planet Spin Fishing. Torniamo a quello che è un po' il tema della serata. Vi faccio vedere brevemente qual era la domanda che io ho fatto un po' a tutti. Diciamo che ho avuto un po' di problemi a far comprendere la domanda, perché diciamo non siamo abituati a fare questa tipologia di esercizi, però ecco ci stiamo arrivando, quindi comunque ho ricevuto tante risposte e questo è segno che diciamo seguite quelle che sono anche un po' le indicazioni che io vi fornisco. L'esercizio diciamo che ho proposto, il numero 2, a pesca in un nuovo spot. La traccia che cosa diceva? Devi fare un viaggio di lavoro in Corsica, hai 2 giorni di tempo per fare delle uscite di pesca e vi do anche la zona di pesca, Bastia, che si trova in Corsica. Utilizzando le mappe Google individua 2 spot dove lanciare. Quindi risolviamo questo mistero. Cosa bisognava fare? Ovviamente bisognava andare sul nostro caro amato Google Maps e digitare Bastia in Francia. Fin qua sembra tutto facile. E già ho avuto, vedendo le risposte diciamo, al test, ho visto che alcuni purtroppo non utilizzano Google Maps nella maniera giusta. C'era qualcuno che la utilizza in modalità
con il livello che viene utilizzato solitamente per le strade. Vedendo questa tipologia di visualizzazione, diciamo, non è molto chiaro e intuitivo riuscire a capire se si tratta di scogliere, se si tratta di banchine portuali. Inoltre, con le visualizzazioni del nostro satellite, noi riusciamo a vedere anche che tipologia di spot troviamo. Quindi qua ci sono i classici tripodi, siamo su una scogliera artificiale. Quindi ora mi sto addentrando nella visualizzazione dello spot del primo punto pesca, ovvero individua un porto. In questa zona la traccia diceva individua anche la strike zone. C'è qualcuno tra voi che mi sa rispondere facendo la domanda: che cos'è la strike zone? Abbiamo parlato molte volte di questo argomento, no? Vedo Fabio un po' pensieroso. Fabio, riesci a darmi No, una... io ho No. risposto praticamente l'entrata proprio lì a ridosso della Sì, scogliera, perché ricordo, perché il sì, punto di però entrata del pesce foraggio ed è una attenzione, la mia possibile domanda, zona. la mia domanda è: lascia stare l'esercizio. Ok, Facciamo conto che ci stanno persone che ci stanno guardando, pescatori che ci stanno guardando, non conoscono la definizione di strike zone. Che cos'è la strike zone? Chi tra voi, ecco, mi sa è rispondere quella d'entrata? zona più o meno ampia, quella zona più o meno ampia dove c'è, diciamo, la probabilità maggiore di, Ottimo. diciamo, di trovare il predatore. Per me sei già promosso, per me sei già promosso, quindi hai risposto nella maniera corretta, ed sono proprio le parole che io ho usato, e diciamo faceva parte anche un po' del test d'ingresso. Questa te l'ho fatta facile, Sì, poi per Rosario e esatto. Gianluigi le domande saranno più complesse, quindi sei stato bravo a rispondere. Quindi è quella zona più o meno ampia all'interno del nostro spot, che può essere un ambito portuale, una foce, una scogliera, dove si massimizzano le possibilità che ci possa essere un predatore. Quindi la strike zone può essere individuata a ridosso di scogliere frangiflutti, nella prossimità delle foci. Però ritorniamo al nostro Google Maps. Quindi, visto che bisognava fare anche uno screen di quello che era il nostro campo di battaglia, diciamo, quindi bastava fare lo screen della zona dove noi volevamo andare a pesca. No, in questo caso poteva essere questa del porto di Bastia, e poi bisognava fare il cerchietto con individuando la strike zone. Quindi se noi volevamo andare a pesca in punta, che è uno dei punti migliori all'interno dei porti, no? Sappiamo bene, le punte esterne sono quelle da preferire. La strike zone in questo caso si trova a ridosso della scogliera, quindi c'era e c'è stato qualcuno che ha disegnato la strike zone individuando con il cerchietto la zona qui della punta. Ma non è questa la strike zone, giusto Fabio? La strike zone si trova in Esatto, acqua, no? in Ok, acqua. in acqua. E io, Quindi io, io ho disegnato quella in acqua, proprio lì. no, 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 lo so, io voglio soltanto metterti alla prova, lo sai, io ci tengo a Bene. creare una certa interazione fra chi segue i corsi e chi diciamo segue anche i contenuti che metto sui social. Quindi chi ha inserito in maniera errata, ha cerchiato in maniera errata quello che potrebbe essere la strike zone, si è trovato qualche punto in meno sulla valutazione finale. Ritorniamo al nostro esercizio. Oltre al Io sono porto, stato addirittura insufficiente, quindi qualcosa non è andato. dopo analizziamo le risposte. Ok. Ora faccio una domanda a Rosario. Dimmi. Rosario, quindi oltre ad individuare la strike zone nello spot numero 1, che era il porto, Mhm. c'era stato descritto nella traccia di individuare anche un orario L'orario. e un target
per quelli che poteva essere il nostro pesce da ricercare, no? Nel caso del porto, Rosario, ora non ricordo la tua risposta, ha indicato, penso questo che è uno dei punti migliori, no? Secondo te, analizzando le mappe da Google, quale potrebbe essere un predatore e quindi di conseguenza l'orario, l'esca artificiale, l'attrezzatura migliore da considerare per una battuta di pesca? Allora, io qui, come ti dico esattamente quello che ho scritto io, passando da esperienze precedenti, sarei andato su una canna light con una gommina, andando nelle insenature tra i vari scogli. Io come spot ti ho segnato in realtà quella struttura che tu vedi un po' più sopra con le ombre, esatto, quella lì. Perché secondo me, poi magari mi sbaglio, la zona d'ombra è sia un posto in cui un predatore si può acquattare che una preda può cercare di nascondersi. E ho scelto una gomma per andare sul fondo perché determinati pesci, specialmente quelli che si mettono tra le rocce, possono essere un pochino più territoriali e già solo il fatto di avere qualcosa di fronte può scaturire l'aggressione. Quindi in questo caso, diciamo, tu hai valutato l'uscita di pesca alla spigola, no? Che è uno dei predatori che solitamente ama tendere agguati, quindi anche la scelta del... Scusami? Io ho messo il Sarago in realtà, perché il Sarago pure, anche se non proprio con la gommina, però potrebbe dare una tocca. Però sì, la spigola era, diciamo, il target principale, sicuramente. Però qui, ecco, ti faccio la domanda. Siamo in Corsica, siamo in uno degli spot dove abbiamo la possibilità di fare una delle catture più importanti della nostra vita come grandezza, non come privilegio. Perché oddio, se dovessi sparare in alto, ti avrei detto o un serra o una leccia. Esatto, per questo ti dico, la tua risposta non è sbagliata, però no, ecco, fino a quando si tratta dello spot sotto casa, allora sì, mi accontento, meglio un piccolo pesce oggi che magari una potenziale preda che non arriverà mai. No, sarei andato su una leccia a questo punto, sì, se dobbiamo... Esatto, perciò ti dico, noi siamo in Corsica, qui è la patria, come la Sardegna, di pesci importanti come barracuda, lecce amia, serra di un certo livello e anche, poi vedremo, lampughe forse pure. Lampughe, quindi secondo me hai fatto una scelta, ma non è la scelta... È un po' codarda, sì, come scelta. Sì, però comunque è opinabile, comunque è sensata, quindi pescare con un perché ci fa arrivare ai nostri target non in maniera casuale e quindi ci dà più soddisfazioni in caso di strike. Ora invece, ecco, passiamo allo spot numero 2, qui faccio la domanda a Gianluigi, no? C'era stato descritto, sempre analizzando le mappe Google, di individuare una foce. Quindi che cosa abbiamo fatto? Ho dato anche dei suggerimenti. Scendete a sud, non so se tu hai avuto la possibilità di vedere questo suggerimento. Allora, andando più a sud, studiando sempre Google Maps con la visualizzazione satellite, che è quella migliore per frugare, ecco, nel web e cercare i nostri spot di pesca, andando verso sud, che cosa si vede? Si vede che c'è una sorta di ambito lagunare salmastro, ok? Qui viene definito come stagno Cirinu Biguglia, scusate il mio la mia pronuncia, e qui c'è una piccola foce. Ecco, le persone che andavano un po' alla leggera, senza andare troppo nel dettaglio, si sono soffermati su questa piccola foce di questo corso d'acqua che poi, andando bene ad esaminare nel dettaglio, si vede bene che magari è anche sbarrato. Quindi questo è un sintomo che in alcune condizioni meteo marine o di livello dell'acqua, questa foce non scarica
non sfocia a mare, e quindi teoricamente potrebbe essere una foce che non porta pesci, ovvero questo spot che noi dovremmo scegliere qui di fronte è lo stesso che noi troviamo su tutta la spiaggia, e quindi non ha molto senso. Però ecco, usando sempre la nostra cattiveria, tra virgolette, di predatori, andando a scavare verso sud, che cosa hanno trovato tanti altri amici? Che questo bacino lagunare si espande per diverse centinaia di metri, e ad un'estremità, andando verso sud della Corsica, c'è anche un altro specchio sempre lagunare, e una foce che qui si vede. È quasi un estuario, perché c'è una doppia, un doppio bacino che arriva direttamente a mare. Anche in questo caso ce n'è uno che si attiva in determinate condizioni, quasi chiuso, mentre l'altro invece ha una bella portata. Ok, quindi secondo me, andando per una battuta, trovandomi in Corsica per una battuta di pesca oltre al porto, avrei scelto anche questo spot che qui viene chiamato come Embruchet du Golo. Scusatemi sempre la pronuncia. E quindi ecco, Gianluigi, hai scelto anche tu questo spot, oppure ti sei Sì, sì, soffermato? ho misurato anche la distanza, circa 20 chilometri a Ottimo, sud, ottimo. sì. Anche se Invece la mia visualizzazione è un po' diversa. Google Maps per Windows probabilmente c'ha una mappa differente, cioè a me c'è un po' più di sabbia in più rispetto alla tua, però sì, lo spot è quello. allora ti dico un'altra cosa che può essere utile a tutti gli amici che seguono Planet Spin e non solo. Andando su Google Maps c'è la possibilità di scegliere anche le foto scattate dal satellite in determinate fasce di temporali, ovvero andando su Google Maps di solito ci mostra quelle più recenti, però ora non trovo l'indicazione. Però ecco, se vedete in basso a destra o a sinistra, soprattutto se utilizziamo il telefonino, il cellulare, lo smartphone, ci dà la possibilità di scegliere diversi scatti satellitari nel corso degli anni. E quindi ecco, questa è un'informazione importante. Alcune volte viene descritto qui sotto, altre invece possiamo anche noi scegliere, e quindi di conseguenza vediamo come si è evoluta la voce, oppure lo spot che noi scegliamo nel corso degli anni. Comunque questo secondo me è uno degli spot da preferire, anche per un motivo ben definito. Ti lascio prima rispondere alla domanda Sì. se tu hai identificato questo spot e che tipologia di target avresti potuto scegliere, no, in questo spot, Gianluigi. Beh sì, avevo individuato anche io questo spot. Diciamo, i miei target, diciamo, sono un po' limitati come conoscenze, quindi mi sono orientato principalmente sulla spigola, un po' per le schiumate che vedo anche nella mia schermata un po' diversa, e per alcuni canaloni che si intravedono. E poi beh, ho indicato anche il Serra, classico Serra, diciamo, eventualmente. Sì, mi sembra diciamo un approccio corretto, ed è quello, ecco, che avrei preferito anche io, quindi anche come esche artificiali, a seconda anche delle condizioni meteo marine che troviamo, ci orientiamo verso un'esca siliconica, un jerk, oppure pesca di superficie. Quindi in questo caso hai meritato il punteggio massimo dando una risposta corretta. E poi ecco, un'altra cosa che avvalora ancora di più questa tesi è che nella domanda numero 2-3, oltre lo screen, che cosa si diceva? Utilizza Google Maps, ora condivido anche questa immagine, ok? Individua su Google tutte le risorse web, quindi non solo Planet Spin, ma facendo una ricerca un po' più approfondita da veri nerd,
utilizza le risorse web per avere informazioni sugli spot, i predatori, e metti eventualmente un link per farmi capire, ecco, dove hai trovato queste informazioni. Lo facciamo insieme, no? Se io metto Bastia, Francia, anzi, e metto pesca, spinning, spigola, no, ho dato delle indicazioni precise, ho fatto, diciamo, un prompt molto chiaro per quello che io volevo vedere, e quindi utilizzando informazioni precise noi abbiamo delle risposte precise, e mi è salito questo messaggio che viene dai vecchi forum. Magari chi è più pratico, anzianotto come me, dei vecchi forum, sa bene che sui forum ci sono delle indicazioni fatte davvero in modo dettagliato, che ci aprono dei punti di vista che noi magari non consideriamo. Che cosa ho fatto? Sono andato su questo forum e ho visto, ragazzi, dopo aver visto la Sardegna, il sogno mi porta verso la Corsica. E qui c'è questo amico che chiede delle indicazioni per quanto riguarda gli spot. Questo gli dice la risposta più interessante, che la Corsica è grande, bla 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 bla, e gli dà delle indicazioni proprio nella zona che noi abbiamo identificato, sia questa della foce e sia di questo stagno Biguglia, dove dice che in alcune condizioni meteo marine particolari questi posti si attivano e ci sono delle spigole che fanno delle cacciate enormi. Cioè io sentendo, cioè leggendo queste parole, a me mi sono venute sono arrizzati i peli, no? E quindi ecco, avete avuto la possibilità di avere delle informazioni importanti, ma non nessuno di voi è riuscito a questa ricerca, purtroppo. Alcuni sono Scusami, sulle notizie io le ho fatte queste ricerche, ho letto da diverse fonti, ma non pensavo di dover pubblicare i link dei forum, eccetera. Più che certo, altro perché ho dato per scontato la mia conoscenza più dei siti tecnici, ecco, Google Maps, sia Garmin, abbiamo, Mari, ti per i voglio fondali. dare, ti voglio dare fiducia, Fabio, no? Ti do fiducia e voglio darti la possibilità. Mi son letto anche il trattato di uno che diceva lui è andato in giro per la Corsica, ma è un territorio aspro, a volte con la I 4x4 non riusciva a documentari. raggiungere i luoghi, cioè è dovuto andare a Allora, piedi. scusami, allora Fabio, stai qua, giusto? No, non l'ho scritto, però ti assicuro che sono Non andato a l'hai leggere scritto. queste robe, che non Non conosco l'hai i posti, scritto. quindi Quindi perciò ti dico, hai fatto la ricerca che bisognava fare, però ecco, non l'hai sintetizzata all'interno dell'esercizio, e quindi ti sei meritato un bel 5. insufficiente. Ok, Ho quindi scritto un papiello per il porto, bellissimo. no, no, ho visto. Allora, ci sono alcuni ragazzi che si sono dedicati davvero tanto a scrivere in modo esaustivo la risposta. Io li ringrazio tutti voi anche ecco, per aver dedicato del tempo, della cura a rispondere davvero in modo esaustivo. Il più esaustivo, però, devo essere sincero, è stato il nostro amico Andrea Di Raffaele, che ha scritto davvero una tesi di laurea, e quindi lo ringrazio. Ci sono anche altri amici che hanno scritto tanto. Io ho letto tutte le risposte, ho trovato però ecco anche degli errori, come ho descritto nel nostro gruppo con cui ci teniamo in contatto, quei ragazzi che hanno fatto il test. Ho avuto anche delle carenze proprio strutturali, perché alcuni di voi purtroppo hanno sbagliato l'esercizio non leggendo il testo, ma si sono limitati a fare un report dell'esercizio precedente, e quindi ecco, bisogna leggere con cura gli esercizi, oppure abituarvi a leggere i Google Sheet dei moduli, i moduli Google dove ci sono le risposte. Ecco, però sono cose che pian piano possiamo settare insieme per chi deciderà di continuare questo corso. Ci sarà modo di affinarsi, perché rendetevi conto che siamo partiti in 40, hanno superato la prima scrematura 20 persone, ora vediamo quanti arriveranno fino alla fine. Di sicuro domenica, se non sbaglio 16, correggetemi se sbaglio, ci sarà l'ultima tappa del campionato,
di pesca spinning in mare, la faremo a Salerno, e in quell'occasione faremo anche la prova in pesca con tutti gli amici che vorranno venire e che hanno seguito il corso, e poi ecco ci saranno anche delle altre sessioni un po' più particolari, soprattutto dedicate al lancio, sia alla precisione che alla distanza, perché nelle mie ultime uscite di pesca ho visto che magari qualcuno di voi che sta seguendo il corso ha tante nozioni teoriche, però ha pochissima pratica, e uno degli errori che vedo commettere maggiormente è quello del sbagliare il lancio. Cioè sbagliare il lancio sia come precisione che come distanza di lancio ci porta a rendere vano tutto quello che succede dopo. E quindi ecco, partendo dalle basi con questo corso cerchiamo perlomeno di focalizzarci su quelli che sono gli elementi più importanti, poi starà a voi fare tutto il resto, no? Come diceva Fabio all'inizio, la pesca spinning è una disciplina, e le discipline, ecco, non si studiano e basta, si mettono in pratica giorno per vanno giorno, allenate. uscita per uscita. Allora, siamo alle battute finali di questa nostra quinta e ultima puntata del terzo corso di pesca spinning in mare su Planet Spin. Vi lascio nuovamente la parola per un saluto finale, e se volete farmi una domanda inerente al corso, in ordine casuale, Gianluigi, Rosario e Fabio. Prima Gianluigi, ti lascio la parola. Allora, grazie Luigi. Innanzitutto diciamo, ti volevo ringraziare per questa fantastica opportunità. È stato veramente interessante diciamo, seguire con voi questo percorso. Molto molto simpatici gli esercizi, non me l'aspettavo, diciamo, mi sono divertito, ad essere sincero. Grazie. E una piccola domanda, se posso, tecnica, diciamo, volevo capire, magari forse abbiamo pure affrontato in alcuni video, però approfitto qui per ripeterla, se c'è un ordine con cui, cioè, arrivi in un nuovo spot, per esempio qui l'esercizio, no, della Corsica, arrivo sulla foce, qual è l'ordine di esche con cui iniziare, diciamo, i lanci? Ok, sì, è una bella domanda, è molto interessante, però ecco, come tutte le domande che sono apparentemente semplici, per rispondere in modo diciamo esaustivo serve capire bene altri dettagli. Mi spiego meglio. Se è un posto che tu conosci, allora sai già come muoverti e vai dritto al punto. Se invece arrivi in uno spot nuovo come quello dell'esercizio e non sai, per esempio, la profondità, il predatore che può girare, quello che ti deve avvalere sono ovviamente quelli dei punti fondamentali che abbiamo studiato, quindi a seconda dello spot, delle condizioni meteomarine, tu riesci a capire anche un po' il target. Se c'è mare mosso, mare molto mosso, io scarterei di conseguenza tutte le esche di superficie come i popper o i needle, perché ecco verrebbero sballottolati un po' dal frangente, dalla corrente, e quindi mi orienterei verso jerk e esche palettate, oppure le soft bait per andare un po' sugli stati più bassi in cerca della spigola. Se invece siamo all'interno del porto, allora faccio sempre la stessa tipologia di sequenza. Inizio dalla superficie e finisco al fondo. Quindi in un posto nuovo, in condizioni meteomarine non al limite, inizio con VTD, needle, popper, poi scendo sul primo strato superficiale con carter, no? Quelle esche che hanno poca paletta oppure Sì. hanno la paletta integrata all'interno dell'esca artificiale stessa. Poi vado via di long jerk e man mano o diminuisco la lunghezza dell'esca artificiale oppure aumento con la porzione di paletta, quindi jerk più palettati man mano che vado più verso il fondo. Poi metto qualche esca in gomma, e poi per finire metto qualche jig. Perché il jig, ecco, mi apre ancora di più la possibilità di andare a ricercare il pesce fuori, però prima sondo la parte nell'immediato sottosponda, perché quello che succede nel mare succede anche in altri contesti come il lago e il fiume. Quando noi ci avviciniamo allo spot,
molto spesso ci sono dei pesci proprio nell'immediato sottosponda, e quindi se noi ci avviciniamo troppo allo spot, quindi che può essere il porto, può essere una banchina, può essere la foce, se noi entriamo già in acqua, i pesci che stanno lì sotto si allontanano. Quindi la cosa da fare è anche lanciare molto prima che andiamo sullo spot, perché pesci come la spigola molte volte ce l'abbiamo sotto i piedi e nel momento in cui noi andiamo sullo spot si allontanano verso il mare aperto. Quindi è sempre, secondo me, meglio pescare prima nell'immediato sottosponda e poi andare verso il largo, e anche per questo utilizzo i jig come diciamo quasi ultima chance, quando io so che nell'immediato ventaglio di porzione di mare a mia disposizione non ho avuto diciamo risposte idonee per le esche artificiali che sto utilizzando. Spero di esserti stato esaustivo. Pienamente, grazie. Ok, se non sbaglio, Rosario, Sì, sì. ti lascio la parola. Allora, no, prima cosa mi ha fatto tantissimo piacere potermi connettere con altre persone che hanno la mia stessa passione, perché io sono esattamente uno di quelli che ha tanta teoria ma pochissima pratica, perché vuoi l'inesperienza, vuoi il fatto che andavo su dei spot probabilmente non idonei alla tecnica, o almeno come mi ci presentavo io. Sono molto carente nella tecnica e invece poi per l'interesse ho molta teoria che vorrei mettere in pratica. E la domanda di Gianluigi in realtà me ne ha fatta venire una a me. Quando noi andiamo in uno spot nuovo, no? Non sappiamo a grandi linee la conformazione del fondale, ci facciamo un'idea dei predatori che possiamo trovare. Facciamo questo ciclo di esche per sondare tutta la colonna d'acqua. La domanda è: quando è che io dico ok, basta top water, è palese che non sono più in pesca? Perché a volte tendo o a cambiare in continuazione l'artificiale, preso anche un po', sai, da quella frustrazione di dire ma non becco mai nulla. Al contempo dico però forse sono troppo frettoloso, quindi dovrei rimanere di più e perdo pure un'ora con lo stesso artificiale e recupera sempre. Qual è un tempo giusto? Allora, diciamo che dipende anche dallo spot e dal tipo di predatore che tu vuoi insidiare. Ti faccio un esempio per spiegarmi meglio. Spot come la foce in contesti tipicamente estivi sono frequentati nelle nostre zone, quindi parliamo della Campania, ma è così un po' in tutta Italia, dal pesce serra. Il pesce serra nel 70-80% dei casi lo prendiamo solitamente con esche top water in superficie, quindi needle, VTD, diciamo esche che lavorano nella prima fascia d'acqua. E quindi ecco, se noi o peschiamo direttamente oppure vediamo che altri pescatori catturano con queste tipologie di artificiali, bisogna insistere. Però solitamente nelle mie battute di pesca io utilizzo soprattutto le esche di superficie come popper, needle e VTD, massimo 5 lanci e poi le cambio, perché io sono convinto che se c'è un pesce in attività in superficie o ti mangia subito oppure continui, lanci e recuperi con esche che fanno rumore, forti vibrazioni in superficie, secondo me non fanno altro che allontanare e Lo fai mettere... solo a fare alla vibrazione al suono. Sì, e li metti anche in crisi perché li spaventi, quindi queste ecco, sono anche un po' delle tesi che ho portato avanti nel corso degli anni, e quindi ecco, consiglio ovviamente di variare il più possibile, però nemmeno di andare via di testa, ecco, quindi quando tu sei convinto di andare a cercare un predatore con esche artificiali particolari, che già sai che hanno funzionato in passato, hai delle, diciamo, hai la visione più chiara, a differenza invece di andare magari da solo nello stesso spot, continuare a cambiare esche per ore e ore senza avere risultati. Quindi il mio consiglio è
prima di tutto, di andare in pesca anche in compagnia di altri pescatori, perché è successo e succede tuttora che magari siamo in 3-4 amici a pescare, usiamo esche differenti. Chi magari riesce a fare la prima cattura e riesce a dire agli altri su che fascia d'acqua sono attivi i pesci, di conseguenza poi anche tu metterai un jerk che scende più Condivide con gli sotto. altri l'informazione, Esatto. sì. Esatto, e quindi condividi l'esperienza e quindi il rischio di andare a pesca da soli è quello di stare facendo le cose sbagliate e continuare a sbagliare. Può essere anche un colore. Lo sai quante volte mi sono trovato nella situazione di pesca che utilizzavamo tutti lo stesso artificiale? Non faccio nomi perché ecco, non mi sembra corretto, perché ecco, questo è un corso aperto a tutti, senza brand, non è brandizzato, non è sponsorizzato, è veramente fatto da appassionati per appassionati. Utilizziamo tutto lo stesso artificiale perché si era sparsa un po' la voce che mangiavano su quell'artificiale X, però mangiavano su quella tipologia di colore. Te la dico anche, era di notte, andavamo in cerca di serra e mangiavano su quel colore con pancia bianca e dorso giallo, no? Il chartreuse. Ok, sì, ho GBA. capito. Se non avevi quell'esca artificiale, praticamente non mangiavano. Quindi, dopo aver fatto 3-4 catture, io mi misi a svariare, no? A svariare con le altre colorazioni e non c'è stato niente da fare. Appena ho rimesso di nuovo quel Quella colore, gialla è andata. capito? Quindi se tu vai negli spot e frequenti con assiduità diverse situazioni di pesca, riesci, ecco, come dicevo prima, a mettere le linee tra i puntini e ti viene fuori un disegno che ti sembra sempre più chiaro e quindi metti al sicuro quelle che sono delle certezze. Spero di averti No, chiarissimo, è la miglior risposta a cui potessi aspirare. Ok. Lascio la parola per ultimo, ma non per questo meno importante, no? Di nuovo a Fabio, giusto? Ancora non hai... dimmi una domanda, Luigi, fammela facile, tu mi metti in difficoltà, io lo so già. Luigi, io ovviamente ti ringrazio, sei un maestro in quest'arte e sono veramente vorace di informazioni. Ti farei 1000 domande, però io sono una persona che ama disquisire e andare troppo nel dettaglio, quindi io al momento mi asterrei perché sennò si fa notte. Va bene, Quindi ti va bene. ringrazierei tranquillamente, pure perché volevo domandarti una roba sui colori, però diciamo Ti ho già risposto con in la qualche modo, discussione no? di prima hai già diciamo coperto, ecco, quindi va bene così. È un piacere ovviamente frequentare questo corso perché sto imparando veramente tanto e spero di catturare qualcosa nel prossimo futuro, visto che sto ancora a secco. Però, Come tutti. Ha detto una cosa importantissima, rimetto di nuovo, ha detto una cosa importantissima perché per mia soddisfazione personale, che cosa succede? Che quando finisce un corso io martello e so martellare tutti gli amici che hanno seguito il corso perché li invoglio poi a fare anche la pratica, perché vedere che loro riescono a fare delle catture, per me vuol dire aver raggiunto l'obiettivo. Cioè il mio obiettivo non è fare numero al corso, il mio obiettivo è vedere le foto catture che mi mandano gli amici che hanno seguito, altrimenti non ha senso, no? E quindi mi dai là per certo, chiudere, diciamo, questa nostra discussione stasera. Allora, vi ringrazio nuovamente e ringrazio anche tutti gli amici che hanno seguito e vedranno questa nostra live registrata. E gli diamo appuntamento al 16 novembre, quindi alla prossima domenica, non questa, per l'appuntamento di pratica. Che dire, vi ringrazio nuovamente, vi lascio brevemente un secondo per fare un saluto. Prima Rosario, Gianluigi e Fabio. Vai Rosario. Ciao a tutti ragazzi, vi aspettiamo in spiaggia perché io ci sarò. Ok, Gianluigi. Ciao a tutti ragazzi di Planet Spin, sì, non vedo l'ora di incontrarvi di persona e fare un po' di pratica assieme. Fabio. ciao.
Ciao ragazzi, buona serata, non vedo l'ora di incontrarvi tutti per, diciamo, stare insieme il tutto. Ok, Grazie. grazie a voi ragazzi, non chiudete la diretta e ci vediamo ovviamente su Planet Spin con tutti gli amici che andranno all'ultima tappa del campionato e alla prova pratica. Ci vediamo a Salerno la prossima domenica, mentre con tutti voi che seguite Planet Spin dai social vi lascio l'appuntamento al prossimo video. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Ciao ragazzi e alla prossima.